Benvenuto a questo nuovo video. Nella scorsa puntata di ricarica in calibro 28 abbiamo visto assieme come assemblare una bella cartuccia per tiri anche lunghi con MB per 36 e 21 grammi. Al termine del video ti avevo chiesto se preferivi vedere la F2 per 36 o la IK6 sempre in calibro 28. Nei commenti e dai messaggi che ci avete mandato ha vinto la JK6 nonostante sia una polvere di non facile reperimento. Questo perché negli anni scorsi veniva importata solamente alla Cheddite e infine in esclusiva solamente dalla Fiocchi. La JK è una polvere storica di lunga data e nel tempo ha subito modifiche, anche se non è troppo variata nella struttura chimica e nel processo produttivo. La JK6B è la versione più potente e si tratta di una monobasica composta al 97% da nitrocellulosa di tipo lamellare di color giallo-grigio. La JK6 risulta essere una polvere adatta al caricamento in calibro 12 con range che variano dai 32 ai 33 grammi fino ai 36 grammi. Questo fa sì che nel calibro 28 porta dosaggi che vanno da 18 sino a circa 20 grammi massimi. Emanuele, come sempre alle ricerche di nuovi assetti da testare, è riuscito a entrare in possesso di un quantitativo di JK6 spusa di qualche anno fa, ben conservata. Sono partite così le sue prove e i suoi test per andare a realizzare una cartuccia da utilizzare nelle giornate miti con molta umidità di fine settembre-ottobre che mi permettono di cacciare con tranquillità la quaglia in diverse condizioni climatiche e comunque sempre con temperature piuttosto miti. Andiamo a vedere quindi una cartuccia adatta per i tiri ravvicinati ma con una buona velocità che mi permette l'abbattimento pulito anche a media distanza. Il nostro Emanuele è partito come da tabella dalla dose minima sino a ottenere un risultato soddisfacente che ben si è comportato a caccia nelle condizioni prima descritte. Pesiamo 0,95 di polvere JK6B. Prendiamo un bossolo Cheddite T3 con innesco di media potenza CX1000. Per questo assetto ho scelto un Gualandi mini container H38 che ha la caratteristica di non racchiudere all'interno del contenitore tutta la colonna dei pallini. Questo permette di ottenere cartucce che già a distanza ravvicinata ottengono buone rosate, con la parte centrale che rimane più concentrata, utile per i tiri più difficili. L'ammortizzatore in più aiuta a ben adeguare l'assetto a seconda dei volumi. Per la caccia minuta come in questo caso utilizzeremo una numerazione dell'11 che è più che idonea. Pesiamo 19 grammi di piombo. Con questo assetto va bene usare anche il piombo 10 o 9. Con i volumi ci siamo ed abbiamo abbastanza tubo libero per procedere. Passiamo adesso alla pressa a chiudere la cartuccia. La borra deve risultare leggermente in tensione. Non ci resta adesso che provare questa cartuccia. Ecco la prova di rosata, effettuata a 26 metri con un Rizzini canne 67 cm, una stella. Il diametro del cerchio è di circa 40 cm. La rosata è risultata ben accentrata e al tempo stesso ha dimostrato una buona penetrazione. Sembra davvero ideale per i tiri di spazi aperti, tipici alle cacce per cui è stata pensata. La prova finale sicuramente più importante è a caccia. Le quaglie latitano, ma per fortuna ci sono le lodole. Dai tiri più semplici ai tiri più lunghi questa cartuccia si è ben comportata. Questo è stato davvero un bel tiro lungo. In tutte le condizioni provate con clima mite si è ben comportata, anche nelle mattinate più umide e uggiose. Ricapitolando, siamo andati ad assemblare una bella cartuccia in 19 grammi, ideale per i tiri medi e lunga distanza, per la caccia alle lodole oppure alle quaglie. Per farlo abbiamo utilizzato la polvere JK6B, una polvere che non risente molto le variazioni climatiche e soprattutto dei cambi di umidità. Provata a caccia ha ben impressionato e speriamo il prossimo anno di incontrare anche le nostre care quaglie. Fammi sapere qui sotto nei commenti se anche tu ricarichi la JK6 in calibro 28, come la fai, eventualmente che accorgimenti utilizzi. Nel prossimo video andremo ad analizzare una cartuccia sempre dedicata alla piccola migratoria, però stavolta con l'F2x36. Ti consiglio di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle novità e soprattutto sui consigli di ricarica che portiamo qua sul canale grazie alla collaborazione di tutta la community.